Penso che la cosa principale che potrebbe aiutare molto è creare nei club, nelle piccole società, che ce ne sono tante, creare un punto di raduno per far sì che i giocatori sentano quel club come io dico casa, come che sentano casa sua. Poi ci possiamo mettere tutto il resto, la parte tecnica e tutto, però ci deve essere un minimo di struttura che loro dopo la partita o prima della partita sentono la voglia di andarci 2 ore prima della partita e di restarci dopo il terzo tempo a condividere altre cose. Se questo si riesce a costruire, penso che è un passo avanti importante. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo condividere, confrontarci. Io penso che in Italia ci siano degli ottimi tecnici e che devono essere supportati da una federazione, da uno staff che possono lavorare bene. In Italia il rugby cresce se c'è la voglia di crescere, la volontà di crescere e di confrontarsi e di condividere con altri tecnici di altre federazioni. In realtà credo che sia più un problema proprio di gestione di educazione fisica in Italia, il problema anche dei nostri pessimi risultati. Non credo che sia proprio solo una questione di rugby. Le 2 ore di educazione fisica sono viste solo come un peso. Se tu vai a vedere in altre nazioni, tutti i college hanno le loro scuole dove all'interno fanno questo sport, quindi capisci che per forza che loro hanno dei ragazzini che sono formati e tu no, e quindi già qui secondo me è un problema di base, che è quello dell'educazione fisica in generale, e dopo di conseguenza va a finire anche su uno sport che è vero che adesso sta prendendo, però comunque è ancora abbastanza di nicchia. Secondo me il lavoro che stiamo facendo a scuola, se fosse diffuso e condiviso in altre situazioni scolastiche e ci fosse sinergia tra i club e la scuola, pensando al rugby non semplicemente come un reclutamento per il club, ma proprio come un'opportunità di diffondere la cultura. Ecco che a scuola si potrebbe parlare a novembre dei test match, o quando ci sono i mondiali o altre situazioni, come esempio oggi i 6 regioni. Io sono qui per questo, insomma, perché è una festa ed è un momento bellissimo di sport. Forse lavorare di più sui bambini, far crescere i ragazzi da un aspetto tecnico e poi man mano migliorare l'aspetto fisico quando si vuole arrivare a un certo livello, però diciamo che in fase di crescita i giovani forse non hanno tecnici all'altezza. Ai miei tempi, io sono nato nel 1954 e parlo degli anni 70, al rugby si accedeva per strani motivi. Non si cominciava a giocare a rugby, si veniva scartati o rifiutati o sbandati da altri sport e si approdava al rugby come un'isola, come l'ultima isola. E poi favoriti in questo da una eredità familiare. C'era sempre un fratello, un padre, uno zio, un cugino, un lontano parente che aveva giocato a rugby e in qualche modo ti dava questa possibilità. E io ho cominciato a giocare perché mio fratello minore giocava a rugby. Io venivo dal basket, sono andato a un allenamento il mercoledì e la domenica ho giocato. Ho iniziato a giocare a rugby a 8 anni a Padova col Valsugana Rugby e ho iniziato con compagni di scuola e non ho più smesso. Ho fatto nuoto prima di rugby e non ho continuato nessun altro sport dopo il rugby. Mi ci hanno trascinato nel 79, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, e ero a Forlì, sono di Forlì originario, e c'è stato questo progetto di creare una squadra di rugby, cosa sconosciuta allora. Sono stato trascinato dentro da degli amici che hanno insistito fino a che non ho finalmente provato. Da quel momento lì è stata la botta di culo, scusa cancello, se vuoi, più grande della mia vita a livello sportivo. Ho incontrato il rugby e devo dire che è stata, continuo a ringraziare il mio allenatore di Forlì che ha
permesso che io cominciassi a giocare a rugby? Ho iniziato a 13 anni, coinvolto nelle scuole e quant'altro, ho provato e mi trovo tuttora qui dopo 26 anni. La colpa è stata del mio professore di scienze motorie, Minardi, che è diciamo il mentore del rugby, penso, bolognese, soprattutto per tanti ragazzi di una certa età, che mi ha portato dalla campestre ad conoscere questo sport, che poi è diventato un hobby, una passione che tuttora coltivo ed diciamo ce l'ho nel sangue, ecco, me l'ha trasmessa. Quando si entra in una società, quello che è capitato a me quest'anno, è quello di conoscere l'ambiente, la società, i ragazzi, creare un gruppo per poi entrare in questo gruppo ed insieme al gruppo portare alcuni concetti di cose tu intendi per gioco del rugby e trasmetterli, oltre che ai valori, anche diciamo come raggiungere degli obiettivi. I ragazzi giovani hanno bisogno più di avere una guida. Come allenatore vedono molto nell'allenatore una guida, una persona che oltre a insegnarle gli aspetti tecnici comunque gli deve dare altre cose, gli deve dare fiducia su se stessi, gli deve far vedere che crescono. Su una categoria Serie B dove trovi giocatori magari di più esperienza, un po' più di spessore, dove sono già un po' anche realizzati, un po' più maturi, e ci vuole comunque la forza di poter coordinare dentro di queste diversità che ci sono in categorie superiori, no? Giocatori di più di 30 anni che si allenano con giocatori di 20 anni, più giovani, di più esperienza, e saper unire tutte queste diversità per creare una squadra che sia anche vincente, no? Allenare una squadra giovanile è un grosso impegno. Allora, innanzitutto ti parlo di esperienza personale, nel mio caso, della mia categoria, è proprio un'età molto critica, quindi c'è il passaggio da essere bambini all'età preadolescente e adolescente. È difficile soprattutto da un punto di vista di dialogo con loro, perché ci sono magari un'annata, c'è un ragazzo molto estroverso, molto espansivo così, e poi magari l'anno dopo si cresce, matura tutto, quindi ogni anno è una scommessa. È bellissimo, mi dà tantissimo, però mi toglie anche tantissimo. Io quando ho iniziato non credevo fosse così faticoso, più che altro da un punto di vista psichico. Cioè io sono da solo e ne ho 25, però io ho 50 occhi su di me, quindi si dice una parolaccia, come ti comporti, devi essere sempre inattaccabile al 100%, devi essere sempre pronto a dare una risposta ai loro dubbi e devi sempre cercare di lavorare per il loro bene, cioè di portarli sempre a crescere, e questo non è facile perché 3 volte a settimana fai allenamento, la domenica vai a giocare, questo dai primi di settembre fino a, dipende quando finisce la stagione, aprile, maggio, anche l'anno scorso siamo arrivati a giugno. Per me principalmente insegnare il rugby è riuscire a trasmettere delle emozioni e dei valori che partono ancora prima dell'aspetto tecnico, quindi essere dei portatori sani di valori, e il ruolo dell'allenatore deve essere un po' a 360 gradi, nel senso che ovviamente deve avere una buona conoscenza tecnica, perché bisogna passare da lì, e per la perfezione bisogna conoscere bene il gesto tecnico e perfezionarlo sempre di più, quindi riuscire a documentarsi e a fare suo un metodo di insegnamento, e insegnarlo vuol dire riuscire a trovare il sistema giusto per trasmetterlo, che può essere come il gioco con i bambini, qualcosa di tecnico quando si è un po' più di alto livello, deve essere composto da obiettivi e deve essere condiviso dal gruppo. Il medico di gara di per sé dovrebbe far sì che la gara si sviluppi dal punto di vista sanitario in maniera lineare, per cui interviene
quando qualcuno si fa male valuta la necessità o l'opportunità di rimuovere il giocatore dal campo. Nel rugby per un periodo di tempo limitato, con le sostituzioni temporanee per infortunio, oppure chiamare i soccorsi per eventuali ricoveri in pronto soccorso per traumi maggiori. Tu sei stato anche un giocatore? Sì. Che differenza c'è tra fare il medico di gara in una partita e giocare? Secondo me fare il medico, essendo stati giocatori in una squadra di rugby, è un valore aggiunto, perché il medico, una cosa importante per il medico è capire la dinamica dell'evento traumatico. Conoscendo la dinamica del gioco, quando vedo posizioni non corrette dei giocatori che effettuano placcaggi o ricevono dei colpi, posso intervenire in maniera più repentina, perché già so quale potrebbe essere il problema senza attendere che io venga chiamato in campo. Lucas Scozzati, ho 38 anni, nato in Argentina, ex giocatore di rugby fino ai 32 anni e ex allenatore al momento. Gianluca Auger, allenatore del Bologna Rugby. Fogli Marco e attualmente sono allenatore dell'Under 16 di Ravenna. Mariana Dallare, sono una maestra di scuola primaria della scuola Torre di Ravenna, che fa parte dell'Istituto Comprensivo San Biagio. Sandri Massimo, ho 39 anni e faccio il pilone, sono alto 1,80 m e peso 113 kg. Marco Pastonesi, giornalista e scrittore. Ciao, sono Andrea Bottone e gioco apertura. Lucio Bini, faccio parte del consiglio direttivo del Rugby Bologna 1928, sono uno dei soci rifondatori. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho giocato quasi 30 anni a rugby anche ad alti livelli, vengo da campionati di eccellenza con Rugby Rovigo, ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Sono Daniele Barbaro e sono il medico di gara.